Ciao, sono Giacomo Rossi e sono un cantante e vocal coach. Oggi vado ad ascoltare una mia esibizione live. Vi avevo detto nell'altra reaction che avevo fatto sul mio progetto Embrace of Souls che se avessi reagito a un mio video live sarei stato molto più impietoso e meno indulgente, perché sono molto autocritico e quindi è la volta buona che andiamo a vedere un po' cosa è successo in questo live, che è stato il primo live degli Embrace of Souls, band power metal, mio progetto personale. Abbiamo fatto il debutto il 27 aprile a Milano allo Slaughter Club. È stata una serata bellissima, in apertura Vision Divine con tante altre band pazzesche, tanti ospiti sul palco. E qui vorrei appunto farvi sentire e analizzare insieme quello che è successo su questa canzone che si intitola For Life and Love, in duetto con una leggenda del metal italiano che è Morbi, cantante dei Domine. È un personaggio incredibile perché ha una voce pazzesca, ha un'esperienza inenarrabile, ok? Ed è stato veramente un onore cantare con lui. Ora vi farò sentire, magari interromperò qualche volta per darvi qualche parere tecnico e poi, se volete invece vedere l'esibizione per intero senza le mie interruzioni, la trovate qui sotto in descrizione. Prima di iniziare vi chiedo per favore di lasciare un like e iscrivervi al canale se volete supportarmi, e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati. Andiamo a sentire For Life and Love. Mi parla, dici cose. Ok, allora intanto perdonate la scarsa qualità dell'audio, perché chiaramente è stato registrato da un fan col telefono e quindi si sente quel che si sente, però le voci mi sembra che si sentano abbastanza bene. Come avete sentito, Morbi è partito con un suono veramente pienissimo. Tra l'altro lui mi ha confessato, non so se posso dirlo ma io ve lo dico, che lui non si è mai scaldato in vita sua, non ha mai scaldato la voce prima di salire sul palco. Non è una cosa che vi consiglio, perché insomma bisogna avere anche, diciamo, una predisposizione fisica per poter reggere un concerto intero, anzi una vita di concerti interi, senza mai fare esercizio vocale prima di salire sul palco, perché comunque gli esercizi vocali vanno a rendere la voce più elastica e diciamo riusciamo a ottenere un suono più performante col minor sforzo possibile. Evidentemente lui ha delle posizioni, diciamo delle memorie muscolari molto presenti, molto forti, e anche una predisposizione fisica, una conformazione fisica che lo aiuta a comunque mantenere un'impostazione sempre molto solida, ok? Io invece ho bisogno assolutamente di scaldare la voce, infatti è quello che ho fatto prima di salire sul palco, e comunque mi stupisce proprio questa cosa, perché comunque è partito con un suono veramente devastante, una risonanza pazzesca, controllo del vibrato incredibile, e
comunque stiamo già cantando su note veramente altissime. Vi rifaccio sentire l'inizio. Cioè, qua siamo già su un C4, ok? E l'ha preso con estrema facilità, un suono appunto, come vi ripetevo, molto pieno, è sempre mix estremo anche lui, quindi voce piena, in acuto ma massa leggera, ok? Le corde sono sottili ma il suono è pieno come se fosse sempre di petto praticamente, ok? E con molta leggerezza, come vedete, non è sforzato, non sta spingendo, per quanto l'attitudine sia molto carica, molto energica, quindi ho imparato tanto a guardarlo da vicino, perché è veramente una macchina da guerra, è pazzesco. E mi piace molto anche la carica con cui ci stiamo, insomma, approcciando a questo inizio di canzone. Anche gli altri musicisti sono pazzeschi, io li amo e sono veramente bravissimi. In pochissimo tempo hanno messo su uno spettacolo che è incredibile. Comunque, invece, andando avanti, quando invece io inizio a cantare, come sentite, le note sono sempre quelle, no? Qua ci ho messo anche un po' di distorsione sul finale della frase per caricare ancora di più l'intenzione, no, della frase. E questo è sempre tutto cantato in consonanza mista, cioè la risonanza è alta, quindi sto gestendo il suono sui risonatori superiori, infatti vedete che ho sempre un po' i denti scoperti e questo è importante. E in più sto cercando proprio anche la consonanza mista, quindi sto andando verso un suono di testa che però non è mai totalmente di testa. L'unico suono forse realmente di testa è quella nota quando dico boy, che è un re praticamente. Questo boys over, che è un re 5. L'ho preso un pochino più di testa, però in realtà, come avete sentito, sono riuscito a collegarlo, ok? La sensazione che ho avuto io cantando questo brano e anche poi tutto il live è di camminare su un filo, ok? Perché se qualcosa, diciamo una parola, una vocale va fuori posizione, tutto il resto crolla, ok? Perché il mix è così. È così, bisogna stare in un equilibrio dinamico che continuamente va rinnovato, va ritrovato su ogni frase e si crea quindi questo effetto a catena, diciamo, su ogni frase, diciamo, aggancia la frase successiva rimanendo in questo equilibrio. Se qualcosa va storto è un delirio, perché inizi a spingere, inizi a spostarti, oppure al contrario vai verso il falsetto o comunque verso un suono comunque troppo leggero o ingolato, c'è qualcosa poi non funziona come dovrebbe, ok? Qui devo dire, a mio, diciamo, sono sorpreso, a mia sorpresa, sono stato bravo, ok? Non me lo dico mai, però qui sono stato preciso, ok? E ho mantenuto una posizione ottima. Andiamo avanti, dopo cantiamo insieme. Mi piace moltissimo come si fondono i nostri vibrati, le nostre voci in generale. Qua siamo stati precisi, stiamo cantando all'unisono qua, non stiamo armonizzando. Ci sono alcuni cori armonizzati in base che qui non si sentono perché la base evidentemente era un po' bassa, però non stiamo armonizzando, stiamo cantando all'unisono, sempre su note particolarmente alte. Si muove tutto sempre su questo C4 qua, no? Sì, la 4, C4 più o meno siamo sempre lì, e quando vibriamo siamo sincronizzati, ok? Evidentemente
avevamo ascoltato bene la canzone, l'avevamo imparata bene, no? Avevamo fatto anche qualche prova molto veloce, quindi non è che avessimo provato chissà che, però una provettina l'avevamo fatta prima e evidentemente ci eravamo un po' sincronizzati su quello. Il vibrato è importante, su questi generi è importantissimo proprio per dare diciamo musicalità, per dare sensazioni di libertà anche alla gola quando stai appunto cantando, e per dare anche quell'effetto emotivo che deve caricare in qualche modo queste frasi, queste note tenute lunghe, ok? Anche qua avete visto, no? Denti scoperti, vedete qua, no? Sto proprio scoprendo i denti, cercando, anche lui, no? Tira sugli zigomi per portare la risonanza verso l'alto e creare questo effetto, creare enfasi su questi armonici medio acuti, ok? Quindi praticamente tutto cantato su una A, ok? Va tutto cantato su una A, che è una A in realtà una A retroorale, cioè la devi immaginare in fondo al palato, non è non è qua, ma è A, ok? Deve stare proprio in fondo al palato molle, ok? In fondo alla gola. Andiamo avanti. Che carica, mi sono veramente divertito tanto qua a suonare con questi musicisti incredibili. Infatti, come vedete, mi sto proprio lasciando andare, anche Morbi qua si è lasciato andare, è stato veramente divertente. Ecco, qua sono stato un po' calante. Perché? Perché ho fatto l'errore mentale di riposarmi. Ok? Non bisogna mai cedere, non bisogna mai perdere la tensione, perdere l'attitudine, l'intenzionalità rock. Perché lì il meccanismo mentale mio è stato: ok, vorrei un pochettino abbassare il tiro per non arrivare troppo stanco alla fine del concerto, ok, alla fine della canzone ma anche alla fine del concerto, perché avevo altre canzoni da cantare dopo. Allora ci ho mollato un pochettino, infatti l'attacco è diventato un po' calante, ma questo è rischiosissimo, perché se cedi succede che perdi la posizione e rischia pericolosamente di tornare un po' in gola, di tornare nel petto, quando in realtà siamo sempre su note alte, quindi non puoi stare di petto su queste note così alte, ok? E quindi qua ho fatto un po' questo errore, mi sono un po' ammorbidito, però poi ho recuperato praticamente subito, sentite un po'. Ok, qua ero tornato correttamente nella posizione giusta, però ho rischiato molto, quindi non fate il mio stesso errore, non perdete l'intenzione, perché magari vi sembra di spingere troppo, ma in realtà state sempre su quel filo di cui parlavo prima, ok? State mantenendo delle tensioni positive per rimanere in un equilibrio, d'accordo, che vi permette poi di arrivare a quelle note con facilità. Se qualcosa cede è la fine, è la fine. E stessa, a viceversa, non caricate troppo, perché poi diventa eccessivo. Però qua nel mio caso, ma è perché io mi conosco, io so che tendo a caricare troppo delle volte, no? Allora cerco sempre di tirare un po' indietro, però bisogna stare attenti a non esagerare né da una parte né dall'altra. Comunque dopo c'è il signor Morbi, sentite un po'. Mamma mia. Ok, lui lavora tanto sullo squillo, sentite che ha un suono molto schiacciato, però allo stesso tempo lo va ad arrotondare con la bocca, cioè di fatto cosa sta facendo? Sta restringendo lo spazio dell'ipofaringe praticamente, no? Per creare questo suono un pochino più che tende verso la I, ok?
per poi allargare all'interno della bocca e cercare appunto uno spazio un pochino più rotondo, quindi c'è la punta ma anche la rotondità, ok? Nel suo caso c'è più punta che rotondità, però è un buon compromesso tra questi due fattori, ok? E dà l'impressione in certi momenti che stia quasi spingendo troppo, ma in realtà non è così, è un eccesso magari di passionalità, è un caricare emotivamente il brano giustamente, ok? Perché deve essere così, emotivamente d'impatto. Però appunto non bisogna esagerare, e lui non l'ha fatto. Ha solo, se posso criticare il signor Morby, ha solo perso un po' la posizione quando dice she. Sentite qua. Sentite che qua si è spezzato leggermente il suono perché non ha trovato bene l'attacco del sh, ok? She, e quindi il feel successivo è diventato un po' fuori posizione, però poi ha riportato tutto esattamente dove doveva stare. Quindi anche qua la grande esperienza di un cantante come lui, che sono 40 anni, credo che sta su grandi palchi, ha fatto tutti i Gods of Metal, cioè è un personaggio con veramente tanta esperienza, anche se qualcosa in un certo momento va storto, sa sempre come rimetterlo in posizione. Veramente bravissimo. Qua è quasi crescente, forse sempre per quell'eccesso di passionalità è leggermente crescente, però la posizione di risonanza è perfetta. Qua stava fischiando il microfono, e il mio microfono è che stava fischiando perché avevo tenuto il volume in spia altissimo, perché non mi sentivo. Quando abbiamo fatto il soundcheck abbiamo avuto tantissimi problemi tecnici, non sentivo niente praticamente. Io avevo anche gli in-ear, però mi sono reso conto che canto meglio senza, canto meglio con la spia. Non so se è una cosa mia, fatemi sapere anche voi nei commenti se cantate, cosa preferite fare. Di solito io facevo un ibrido: con un orecchio tenevo appunto la cuffietta, l'in-ear, con l'altro orecchio percepivo invece il suono ambientale e la spia. Però ho notato che su questo genere ipertecnico, iperacuto, mi trovo molto meglio, mi sento più libero, sento la gola più libera quando canto solo con la spia. Quindi ho dovuto chiedere al fonico di alzare veramente tanto la spia, perché sennò non sentivo. C'era veramente tanto casino sul palco, avevo la batteria a 1 centimetro dietro di me che faceva un casino infernale. Grazie Miki, il batterista, per avere bombardato le mie orecchie con la sua doppia cassa. Però sì, è normale che in quelle situazioni insomma ci sia un po' di casino sul palco, ecco. E quindi ogni tanto, quando mi avvicinavo un pochettino troppo alla spia, il microfono andava a innescare il Larsen. Comunque andiamo avanti. Qua qualcuno ha fatto una nota strana, non so se io o lui, ma boh. Vediamo. Boh, c'è troppo casino, non si capisce. Vabbè, qualcuno lì è andato un po' a caso, però vabbè, succede. Nell'insieme non si è sentito più di tanto. Yeah. Pubblico calorosissimo. Io ringrazio veramente tutti quelli che erano presenti in questa serata, perché battevano le mani, cantavano le nostre canzoni, delle volte sapevano i testi meglio di me, veramente pazzeschi, tutti in piedi durante il nostro concerto, veramente super partecipi. Ci hanno chiesto il CD, ci hanno chiesto gli autografi anche, vabbè, veramente è stata un'emozione, e anche vedere, no, la risposta del pubblico mentre stai suonando è veramente impagabile. Il locale era pieno, è stato veramente un'emozione, quindi grazie davvero a tutti per quelli che sono venuti. Sì, qua c'è la
l'assolo di tastiera di Davide Baldelli, il Baldo, che si sente pochissimo purtroppo, mi dispiace per lui, però sicuramente sento che è stato impeccabile come sempre. Solo perfetto di Valerio Edward De Rosa, pazzesco. Sia lui che il tastierista avevano fatto una prova sola con gli altri musicisti prima di salire su quel palco, ci rendiamo conto, una sola prova e sono perfetti. Qua si vede veramente l'alto livello di musicisti con cui mi sono ritrovato a suonare, veramente bravissimi. E qua ci sono i ritornelli finali. Qua sono stato calante pure, perché qua c'è stato un cambio di tonalità, sale di un semitono la canzone, e quindi mi sono un po' ritrovato un po' spiazzato, anche perché ero preoccupato del fatto che Morbi non si ricordava il testo di alcuni passaggi lì finali della canzone, anche perché li aveva provati veramente pochissimo, e quindi cercavo di aiutarlo col testo, però mi sono deconcentrato un attimo e quindi sono diventato anche un po' calante lì, però vabbè, succede. Fantastico, no, alla fine comunque, nonostante le imprecisioni, nonostante avessimo provato pochissimo e molte cose erano praticamente improvvisate sul momento, avete sentito che carica emotiva, soprattutto Morbi è riuscito a comunicare con la sua voce. Alla fine quest'ultima nota tenuta in cui tocca di nuovo un Si4 e poi conclude su questo La4 tenuto, lungo e potente, vibrato, risonante, pazzesco. È stato veramente la ciliegina sulla torta per concludere questa esibizione. Io sono veramente soddisfatto per come è andata, soddisfatto per come ho cantato. So che posso fare meglio, però come sapete sono molto critico, ma ci sto lavorando per fare sempre meglio, per spingermi sempre oltre alle mie possibilità, però devo dire che anche quello che mi hanno detto anche altri, la mia voce insomma non ha sfigurato insomma a fianco di mostri sacri come per esempio Morbi. Poi ho duettato anche con Ivan Giannini, il cantante di Vision Divine, anche lui una voce incredibile, Stefano Sbrignadello, il cantante di Great Master, tutti cantanti veramente eccellenti, e mi sono sentito veramente accolto da questi grandi musicisti, e quindi è stato bello condividere il palco con loro, come se fossimo tutti allo stesso livello, no? Tutti alla pari, ok? Quindi è stato veramente un'emozione pazzesca. Va bene, mi fermo qua, fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, se vi è piaciuta questa esibizione. Trovate anche altri video live di questo concerto, e fatemi sapere quale potrebbe essere la prossima reaction.
Bene, grazie per aver visto questo video. Se vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale se volete supportarmi e se volete potete anche abbonarvi per ricevere contenuti esclusivi riservati agli abbonati, come la possibilità di vedere in anticipo i prossimi video che pubblicherò. Non dimenticate di lasciarmi nei commenti proposte che potranno diventare il tema di future reaction. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!